Ciao a tutti, stasera continuiamo con la mixtape di Hobby, visto che siamo alla fine del mese. Questo è l'ultimo video dedicato a Hobby, anche perché poi arriva marzo, abbiamo il compleanno di Suga, quindi ci dedicheremo al nostro caro Yoongi, ascolteremo le sue mixtape, ci sono parecchie cose da affrontare, le puntate di Sucita, quel programma, quella specie di talk show che ha fatto, dove ha invitato a Reme vari altri artisti. Quindi abbiamo un sacco di cose da affrontare a marzo. Stasera invece continuiamo con la mixtape di Hobby, abbiamo ultime due tracce dell'album, la 6 e la 7, se non mi sbaglio, sì. 6 e la 7, e abbiamo Airplane e Blue Side, di cui sono un pochino preoccupata di emozionarmi. Prima di iniziare, se questo video vi piace lasciate un like, iscrivetevi al canale. Se volete sostenermi e arrivare ai 1000 iscritti, qua sotto trovate il tasto iscriviti. E adesso andiamo subito alle canzoni. Iniziamo con Airplane. Che bella questa immagine, bellissima. Ovviamente, ciao banner. Comunque, è una canzone che mi piace tanto, mi piace una particolare frase della canzone che poi vi farò vedere. 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 Dall'inizio, proprio da qui. 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나보 태울 때저 푸른 하늘 보며 뛰었네 날고 싶었어 그 air. Questa parte qui è la mia parte preferita. La prima volta che ho sentito la canzone con i sottotitoli, nella mia mente era apparso un preciso ricordo di quando ero piccolina. Mi ricordo, credo che ero in un parcheggio, aspettavo, a tempi miei avevano un negozio di alimentari dove abitavo, c'era un piccolo rifornitore dove tu ci potevi andare e scegliere quello che avevi bisogno per il negozio, e mi ricordo che aspettavo nel parcheggio, ero seduta e guardavo, era estate, era caldo, guardavo verso il cielo che era blu, sapete, di quei proprio blu intensi, e c'era il bosco che faceva vedere il confine, no? Tra il cielo e la terra, diciamo così, e si vedevano tutti quegli alberi che confinavano con quel spettacolare blu, e questa canzone mi ha riportato quel momento alla mente, quindi, non so, la mia infanzia, a quel preciso momento di quel cielo blu, perché probabilmente viaggiavo con la mente, chissà cosa c'è oltre il blu, sapete, cose da bimbetti, ma questa canzone mi ha riportato a questo, non lo so. Concludiamo le cazzate della Paoli e andiamo alla canzone. 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나보 태울 때저 푸른 하늘 보며 뛰었네 나고 싶었어 그 airplane 아직도 난 안 믿겨 광주 토박이의 비행사 매겨 높고 높았던 꿈의 자리에서 아름다운 세상 을 나고 있어 눈 탓대 첫 일본 행위 때 느낀 슬레임 아직도 생각해 그게 내 꿈을 이루게 지금을 만들었게 everywhere 이제 네 슈에 플래시 터질 때 안전 Adoro questa canzone. 난 너차게 축복을 담을게 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나보 태울 때 Hobby, troppo bello in queste scene qui. Ah, come sempre la telecamera si fa a farci suoi, quindi si è staccata. Torna un paio di secondi indietro, ripartiamo.
구름이를 매일 구름이의 nephew 구름이의 check it 구름과의 케미 구름과 하루 종일 구름 타는 재미 구름 보면 fading 너희 몰라 maybe 몇 년 동안의 비행 탓을 말리지만 몇십만들 못 이룬 너희들을 위로해줄 때야 그 비행 포인트로 선물할게 Love airplane mode 신경은 다 off 그 누구든지 뭐라던 그저 계속 first를 지키며 밤하늘을 볼게 지금 내 자리에 만들 그때 나를 다시 기억해 메마른 땅이 나 불태울 때 저 푸른 하늘 보며 뛰었네 그때를 생각해 이 airplane 누군가도 나를 기억해. Giusto nell'ultimo video non mi ricordavo questa scena che io avevo detto che mi sarebbe garbato una stanza così, no? Con tutto lo stelo, sì, con tutto lo stelo cellato, oh signore, con tutto il cielo stellato. Ed eccola qua, cioè sarebbe uno spettacolo avere una stanza dove dormire con tutte le pareti così. Oddio, anche il soffitto, che bello. 그 누군가도 주트도 외롭게 hey yeah. 신경 안 써 그저 행복해 성공을 느껴 in my airplane airplane Beh, la canzone come ho già detto mi piace tanto, la conoscevo già. Che dire, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa canzone e adesso passiamo all'ultima traccia che è quella che mi preoccupa di più, non so, mi mette ansia. Perché come dire, anche questa canzone mi ha riportato all'infanzia, alle cose, ai ricordi di quando ero bambina, quindi forse per quello diventa molto emotiva per me, vabbè. Sono strana io. Ok, quindi andiamo all'ultima traccia, Blue Side, la mia canzone preferita, anche se mi dà quell'effetto lì, è comunque preferita perché riesce a tirare fuori delle emozioni molto forti. Spero che abbia senso tutto quello. Andiamo. Ovviamente questa è la traccia completa perché nella mixtape la traccia era molto più corta, era 1 minuto e qualcosa, che sono 3 minuti e 34, che è stata ripubblicata quando, sì, circa 1 anno fa è stata ripubblicata questa canzone, forse un po' di più di 1 anno, mi sembrava di più di 1 anno, e l'ha ripubblicata insomma completa questa traccia, quindi andiamo. Già solo il ritmo, poi si sentono le campanelline, cioè mi mette in un mood che a me piace ascoltarla tipo quando sono al mare, quando sono in mezzo alla natura, quindi sai, fare una passeggiata magari in montagna, che sai quando ti metti a riposare magari vicino a un albero, c'è aria, vento, cioè. Questa è la sua voce, oltre al testo che mi colpisce qui, quindi ha un effetto ipnotico su di me, si può definire in questo modo, mi mette proprio in mood. Pensate, io avevo un criceto non so, è venuto in mente per via dell'effetto ipnotico, avevo un criceto che quando mettevo crawling, si chiama così la canzone, spero di aver detto una cazzata, quella dei Linkin Park, però era un remix che era più lunga la canzone, e quando la mettevo il mio criceto tipo se dormiva o se faceva qualcosa si svegliava o si fermava, rimaneva paralizzato, guardare a un punto,
Cioè, così tipo diventava ipnotizzato dalla canzone. Ogni volta che metto solo questa canzone, che ci ho provato con le altre ovviamente dopo, che fai, non provi, però l'unica canzone che aveva effetto sul criceto era quella, e io mi sento come il criceto perché questa canzone ha quell'effetto su di me. Oddio, anche quella, anche Crawling aveva lo stesso effetto su di me, tipo ipnotico. Comunque Blue side, blue side, back to blue side, blue side, blue side, blue side, back to blue side, blue side, blue side, blue side, back to blue side. se mi vedete chiudere gli occhi è perché sto andando vado col vibe della canzone, scusatemi. Blue side. 차가운 태양이 비추고 구름이 감싸준 blue. 하늘바람 타가오 지금 이 순간 그곳으로 blue. 지금 나 위로해주는 내 맘의 blue. 바람잡이 아래 나 홀로 blue. 어둠 속 내 아픔을 토할 때 한숨으로 찬 공기가 채울 때넌 느꼈어 뭉지게 다리에 파란 것만 걷고 싶단 걸 Singing my blue, singing my blue Back in my room 그립다기 시절 파란 나와 가벼운 숨 È così profonda questa canzone, il testo è meraviglioso, ovviamente per quanto permette la traduzione. 냉정과 열정 사이 그 무게를 재보지만 지금 난 그저 파랗게 타서 죽고 싶다 Blue side, blue side, back to blue side, blue side, blue side, blue side, back to blue side, blue side, blue side, blue side, back to blue side, blue side, blue side, blue side, back to blue side, blue side, back to blue side. Quanto adoro queste campanaline. Blue side, back to blue side. Questa è la mia parte preferita, questa specie di lui che canta, quella specie di eco. Blue side. Back to blue side, blue side, back to blue side, blue side, back to blue side, blue side, back to blue side. Il pianoforte sotto, mi sta collando. Io adoro quella canzone, è veramente bella. Come ho detto mi fa emozionare, mi fa sciogliere, mi ipnotizza, è bellissima. Quindi con questa canzone abbiamo finito la mixtape di Hobby Hope World. Fatemi sapere voi qual è la vostra preferita, se ne avete una. La mia è questa qui per i motivi che abbiamo detto finora. Quella, vabbè, Hansang, insomma, quella canzone lì e Baseline sono le mie preferite, insieme a questa qui. Quindi fatemi sapere voi invece che cosa sentite con questa canzone, che emozione vi trasmette. A me lui, poi parlando come tornare al lato blu, tornare quando non sapevo niente del blu, mi fa pensare che questa canzone lui parli un po' dell'infanzia, forse di quando era piccolo, di quando non c'erano problemi, quando la vita era molto più semplice. Quella è la cosa che io ho ricevuto da questa canzone. C'è chi parlava di relazioni, ma come dico sempre, io nelle loro canzoni, leggendo testi, non ho mai pensato all'amore, parlato amore proprio passionale,
sempre visto oltre, no? Perché forse nei testi mi sono vista diversamente, non parlando, mettendo a parte amore, parlando di totalmente altre relazioni, di cui fosse amicizia, famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti i loro testi mi piacciono perché possono essere visti da mille diversi punti di vista. A volte trovo anche chi fa reazioni e mi fa tanto piacere quando vedo che non partono subito con dire ah ok, parla di una relazione fra due finita male, tutti fanno così, tutti, quasi tutti, il 90%, e poi arriva ogni tanto qualcuno che capisce di più forse il testo, pensa oltre all'amore. A parte questo, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, se volete sostenermi iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!